Oh, bentornati a un'altra puntata di Dadi Destino, benvenuti in questa nuova ed entusiasmante, sarà una puntata veramente pregna di emozioni. Ci eravamo fermati l'altra volta che il gruppo si divideva per andare a cercare diverse informazioni e ripartiremo proprio da lì, dopo che hanno parlato con alcuni agenti dei Pugni Fiammanti, dopo che si sono appunto divisi per cercare delle nuove informazioni. Io voglio semplicemente ringraziarvi per essere di nuovo qui con noi e non mi resta che dire: prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. E te, Kefka, ti dirigi verso una locanda per cercare qualche bardo del mio collegio. Perché Ok. ha senso che vada da solo. Sì, no, meglio, più sono da solo meglio è. Oltre perché di base non voglio che loro mi seguino. Certo. Allora, faccio per comodità prima te, Kefka. E sai che c'è un bardo che potrebbe darti delle informazioni, che di solito parli con lui. È un umano, si chiama Elcon Quitelaw. Sai che si trova, non lavora proprio in locanda, lavora più sulla strada, però sai So che... dove trovarlo. Esatto, sai dove trovarlo. Abbastanza lento. È un uomo in là con l'età, questo qui tanto. Cioè, per essere un umano è abbastanza longevo, perché ha già 60 anni e ancora suona, ancora intrattiene. Sai dove dirigerti, quindi velocemente ti muovi per la città, anche perché la città si sta svegliando adesso. Sì, è alba. Vai nella strada in cui sai che potresti trovarlo ed effettivamente lui è lì con la schiena appoggiata contro il muro di un'abitazione, una bottiglia vuota vicino e il liuto sulle ginocchia che lo strimpella proprio svogliatamente. A questo punto mi siedo di fianco a lui tirando fuori anche il mio liuto. No, un duetto adesso? Kefka, che piacere vederti. Eikon, buona mattina anche a te. Mattina, sera. Hai bevuto di nuovo, vedo. No, non ho bevuto. La bottiglia dice altro, ma Nel frattempo si stropiccia gli occhi arrossati e si liscia la barba, la lunga barba. nel mentre parlo con lui anch'io strimpello più per nascondere il suono delle mie parole ad altre orecchie che non per suonare. Certo. Come al solito ho bisogno di informazioni, amico mio. Qual è la novità? Mi cerchi solamente per questo? Sì, ma è uno scambio reciproco spesso e volentieri. È vero. Chiedi pure. Ho bisogno di sapere informazioni su Aranel, un alchimista della città, o qualcuno di altrettanto competente se lo conosci. Devo chiedere in giro, non mi dice niente il nome, però chiedo. Mentre ho sentito di una nuova recluta dei Pugni Fiammeggianti, una tiefling come me, si chiama Piggy. Tiefling nei Pugni Fiammeggianti sono pochi, quindi dovrebbe essere facile raccogliere informazioni su di lei. Piggy hai detto, eh? E col liuto riesce a fare un suono che sembra un maialino che stride. Sì, mi servirebbero, come dicevo, delle informazioni. Se me le puoi far recapitare più velocemente possibile, te ne sarei grato. Dammi un paio d'ore. Dove te ne faccio portare le informazioni? Al canto dell'elfa, la locanda. Ah, ok. Come al solito. Come sempre. Bene, credo che sia ora di mettermi al lavoro. Si alza, si sbatte i vestiti per togliere un po' di polvere e barcollando inizia a camminare più o meno, in realtà strascina i piedi e canticchia mentre si muove. Prima che se ne vada, non gli lancio perché se cammina mentre suona, no, ma gli lascio una moneta d'argento e usala per mangiare, non per bere questa volta, ok? Credici? Non ti voglio trovare in fondo a un vicolo. Tranquillo, so badare a me stesso. E si mette la monetina in tasca. E vado verso sto erborista cercando di raggiungere gli altri. Ok, voi invece nel frattempo vi dirigete dall'erborista, è un negozio vicino
casa di Weimar e dell'ex fratello. È ancora mio fratello, non è ex. Ancora tuo fratello. Anche da morto lo rimane. Anche da morto e non morirà, rimarrà comunque mio fratello. Ho preso il muro, fratellino. E sì, quindi dicevo, è una costruzione vicino casa di Weimar, è un negozio basso e largo. Dentro ci sono diversi scaffali pieni di piante, piantine, semi e anche qualche piccola pozione, come può essere veleni vari o antidoti, soprattutto antidoti. E al bancone c'è un ragazzo, un mezzelfo, con i capelli a caschetto, biondi, i lineamenti da molto più elfo che umano per essere un mezzelfo. Quando vi vede entrare riconosce subito Weimar, un po' perché l'ha già visto, un po' perché comunque somiglia al fratello d'aspetto, e si gela un attimo perché un attimino lo spaventi, e poi ti dice: signor Goldiu, ma suo fratello stamattina doveva venire a lavorare. Ieri è venuto? No. Come no? No, pensavo venisse questa mattina. Ieri non si è presentato? No, il capo mi ha fatto chiamare di fuga perché non si è presentato. Infatti ci chiedevamo... Ieri mattina? Sì, ieri mattina. L'ultima volta che è venuto qui al lavoro? L'altra mattina, l'altro ieri. 2 giorni fa? 2 giorni fa, esatto. Ma perché? Cosa è successo? Niente. Signor Goglio. Niente. Chiedo scusa. Lo sentimi dirlo? Sì, se vuoi sì. Vai, un bel intimidazione. 20 naturale. Porca. Più 4. Torna alle tue bozioni. Certo, signor Goglio. Chiedo scusa. Sì. Vado e chiudo la porta. Si fa piccolo piccolo. Si fa piccolo dietro il bancone. La guardia ha detto che non dobbiamo creare scompiglio. E questo è il tuo metodo per non creare scompiglio? Creerai scompiglio? No, signor Goldium. A posto così. Porti i miei saluti a suo fratello, allora. Non mancherò. Certo. Potrà essere assente per altri giorni. Vi avvisiamo già noi. Ok, È malato. spero si rimetta presto. Faremo del nostro meglio. Se avete bisogno di alcune pozioni per farlo star meglio, essendo che lavora qui, ha uno sconto sulle pozioni. Ci penseremo. In caso di necessità torneremo a rifornirci. Ok? Glielo dico io al padrone del negozio. È malato. Grazie mille. E gli appoggio una mano Grazie, arrivederci. È meglio che andiamo. sulla coscia perché più in alto non arrivo. Dai. E provo a spostarlo inutilmente. Vabbè, tipo, faccio uscire loro, lo guardo, fisso, guardo truce. Ricordati, mio fratello è malato. perfetto. Ok. Sbatto la porta. Ok, lui è ovviamente cagato sotto a manetta. E È un problema. Scusa, ma tu hai detto che hai visto tuo fratello quando? Quando l'ho salutato la mattina mentre io andavo al lavoro e lui si stava preparando per andare al suo, ma evidentemente al suo lavoro non ci è andato. Quindi non ieri mattina, 2 giorni fa. Sì, ieri mattina l'ho visto. Però lui ha detto che manca dal giorno prima. Non so. No, stamattina non si è presentato e ieri mattina non si è presentato, quindi sono 2 La giorni. mattina della scomparsa io mattina doveva andare a l'ho lavorare. visto, Ah, mi sono sì, alzato e sì, c'era mio ok. fratello dentro casa. No, ricollega. Doveva andare a lavorare, io uscivo per andare. Questo vuol dire che ci avevamo preso. È stato rapito ieri mattina. Sì. Però rimane il fatto che non abbiamo indizi su realmente, secondo me, dove potrebbe essere stato rapito in casa, come non. Quindi aspettiamo Kefka che torna con, speriamo, informazioni, e poi non so, tanto ci abbiamo tutta la giornata avanti. Io farei anche una capatina al lago, al fiume. Vabbè, aspettiamo il diavolo.
Sì. Dopo pochi minuti, Kefka, te arrivi, loro sono fuori dal negozio di erboristeria, sono lì che stanno mezzo confabulando. In realtà sono in silenzio, sono lì a capannella intorno a un sasso che guardano. È arrivato. Qualche nuova? Sei tu che devi dircelo. Mio fratello non si è presentato al lavoro, quindi è stato rapito. Questa è una nuova. Ok. Tu hai qualcosa? Ancora no, ma fra un paio d'ore alla Come locanda. ancora no? Le informazioni viaggiano, ma non sono veloci come la luce, amico mio. Fra un paio d'ore alla locanda dovrei avere almeno ciò che la città ha da offrire in informazioni. Già sarebbe qualcosa. Un pugno di mosche, ecco Quindi quello che hai abbiamo. appuntamento fra Fra un paio d'ore dovrei averle in caso, Ok. se volete. Possiamo già andare lì, aspettiamo. O se avete altro in mente. Cosa vogliamo fare? Andiamo direttamente alla locanda o facciamo prima un giro lungo le sponde del lago? Ma sto lago? Perché c'ho sto lago in testa? Non lo so. Del fiume. E per vedere. Tanto, se no sono 2 ore sprecate se andiamo alla locanda e basta. Possiamo provare che le sponde del fiume sono. È grande la città e le sponde sono lunghe. È capace che stiamo 2 ore a cercare il nulla anche perché non sappiamo cosa cercare. A meno che qualcuno ha visto gente a girarsi per i moli, cosa molto probabile, molto fattibile. E a tutte le ore. Oltretutto. Vedere gente che gira per i moli con un sacco sulle spalle non è cosa poi così rara. Esatto. Ci sono navi mercantili ovunque. E dubito, Che si faccia vedere così palesemente. ma soprattutto con una persona. No, io infatti dicevo di andare lì a cercare magari qualche insinuazione, non lo so. E ripeto, sono qualcosa. lunghe ed è pieno di nascondigli. Un paio ne conosco anch'io, ma sono magari piccoli contrabbandieri, piccole bande di ladri, spesso bambini. Si fanno bei soldi al porto. Quello che mi viene in mente, ora non ricordo bene tutti gli avvenimenti passati del marionettista Waterdeep, però potrebbe essere che l'abbia portato in un posto vicino a casa. Non so, ci sono dei magazzini abbandonati nella zona vicino a casa mia, appunto so di rimesse per barche o attrezzi o magazzini vari. Intorno a casa tua non sai se ci sono dei magazzini, cioè non ce ne sono, è principalmente residenziale la tua zona. Ci sono dei negozi, sì, ma sono comunque tutti aperti anche adesso. E invece di rimesse abbandonate o di magazzini abbandonati magari anche al porto o quant'altro, dovreste andare a controllare o dovreste raccogliere delle informazioni che vi possono Oggettive. dare. Ok, perché magari E dici qual è la tua idea? Vai. Vita. ipotizziamo, no, non ipotizziamo, basiamoci sulle certezze. È il marionettista. Il marionettista agiva a Waterdeep, si chiama Baldur's Gate, ha dovuto avere un qualche contatto criminale, probabilmente, che gli ha dato una mano per crearsi una base. Quindi magari, diavolo, gli Vuoi contattare gli Zentarin? No, tu puoi conoscerli e magari sapere se sanno di qualche luogo affittato da uno straniero. È come cercare un ago in un pagliaio, sicuramente, però è un'informazione che se troviamo potrebbe essere molto preziosa. La città è grandissima, hai idea di quanti stranieri ci possono essere? Sì, ma quanti stranieri contattano direttamente un'associazione criminale? Tutti quelli criminali. Molti, dici te. Secondo me sono tanti. Non so, io continuo a dire che... Io sono impaziente e quindi l'impazienza mi spinge a congetturare forse cose anche stupide. Non Di mi- base, meno contatti hai con loro, meglio è.
e io me ne sono tenuto alla larga come la peste. Una cosa buona nella tua vita l'hai fatta. Non Ogni sono tanto infatti succede. delle brave persone. No, ma tendono a apprezzare molto il conio e i soldi, quindi possiamo provare a cercarli in qualche modo. Io di base non ne conosco. Va bene. È solo che allora, ipotizziamo, andiamo lì da questi Zentali. Gli chiediamo- Mentre facciamo i discorsi ci incamminiamo quindi verso la locanda. Sì, verso la locanda. Sì, va bene. sì. E chiediamo, li troviamo. Arriviamo davanti a loro e poi così gli chiediamo se qualcuno li ha contattati. E secondo voi loro ci rispondono? Se li paghi sì. Sì. Ah, proprio così, se li paghi dicono tutto. Dipende quanto li paghi. Gli Zentari hanno un prezzo, spesso molto alto, e non sempre solo di soldi. Anche favori? Sì, ma deve essere un favore bello grosso per avere un'informazione da E loro. poi sicuramente non... E non credo che noi possiamo offrirgli gran servigi, oltretutto. Direi di no. Dato che state parlando di informazioni in quant'altro zona porto, comunque, tu hai detto che in questi 2 anni hai continuato a raccogliere Sì, quello informazioni che sulla città, per Anche, nell'allenamento. ma anche per cercare ancora il marionettista di base. Ok. Allora, fammi un tiro su conoscenza, immagino storia. 18 e storia 0, quindi 18. 18. Ah, poi ho preso più. Adesso mentre ne parlate, non è che ti vuoi tenere le informazioni per te, però non tutto ti può cicciare fuori nella testa sempre allo stesso momento, nel momento opportuno. Adesso che ne state riparlando, comunque, effettivamente c'è stato i Pugni Fiammeggianti hanno comprato diversi magazzini abbandonati in giro per la città, soprattutto zona porto. Loro l'hanno venduta come, piuttosto che lasciarli allo sbando o fare in modo che ne entrino in possesso Zentari e altre associazioni criminali, le prendiamo noi e magari le utilizziamo per difendere la città. Liquidificazione urbana praticamente. Esatto. Però adesso mentre ne parlate hai questo ricordo. Poi facci quello che vuoi. Sto pensando se dirlo o no. Quei magazzini sono stati, almeno alcuni, sono stati comprati dagli stessi Pugni Fiammeggianti, dicono, per non lasciarli alla criminalità, ma di nobili facoltosi o di gente comune che ne compra, no. E questo però come potrebbe aiutarci? Non lo so, però per ora quei magazzini continuano a non essere utilizzati per quanto comprati. E magari motivo- sono anche lasciati lì all'abbandono dai Pugni Fiammeggianti. Cioè il ragionamento è lasciati lì all'abbandono per magari non farli prendere da Quello società. è quello che dicono, quello che fanno purtroppo non lo so. Da dire il fare, c'è di mezzo il Canton River. Non so, sono un po' titubante. Mi affido molto alle informazioni che riuscirai ad ottenere dai tuoi informatori, perché forse potrebbero essere gli unici appigli più d'aiuto al momento. Gli altri sono solo congetture, che per carità possiamo sempre andare a vedere, però sarebbe frazioni. Anche perché No, sono non altre andremo noi informazioni. di nostra iniziativa. Quindi tu, Weimar, dici di andare ai Pugni Fiammeggianti e chiedergli di andare a controllare tutti i loro Noi possiamo adesso magazzini? valutiamo, come hai detto bene, le informazioni che riceverà Kefka, che troverà Kefka. Sì, se le troverà. E Sono molto fiduciosa, Weimar, bisogna pensare positivo. va bene, Bravo, sarò ottimista. è giusto. Comunque, qualunque informazione dovessimo trovare, ritengo sia opportuno condividerla coi Pugni Fiammeggianti, sia sui magazzini che non. Vedremo. Io condivido il vedremo.
Dipende un po' cosa veniamo, può essere anche che con le informazioni che troviamo ne vengano fuori altre e che quindi i magazzini rimangono così un'idea alla lontana come non. Quindi limitiamoci ad aspettare un attimo. Va bene. E basta. Però- Speriamo che arrivi. Mentre parlate e camminate, arrivate al canto dell'elfo e, e rimanete lì il tempo necessario per ricevere le informazioni, quindi? Io non mi sento dell'umore giusto, per quanto siamo in una taverna e sarebbe carino fare una birra, io non mi sento onestamente dell'umore giusto per fare una birra, quindi arrivo, mi siedo al bancone e non parlo letteralmente con nessuno. Guardo fisso lui, tipo premente, come per dire muoviti a fare il lavoro che devi fare, e aspetto. Ovviamente il locandiere ti chiede se vuoi da bere, cosa vuoi da Nulla. bere. Rivolge a voi la stessa domanda. Predazzo per il mio amico, lascialo perdere. Dammi un boccale di birra, su. Subito. Anche per Signorina? me, grazie. Perfetto. Si rivolge a te, Kefka. C'è qualcun altro che suona nel momento? No. Se non ti disturba, suona un po'. Devo aspettare un mio amico. Vai. Non ti pago, Per diletto oggi. A voi due dà quello che avete chiesto, te inizi a suonare. Passa una decina di minuti e un uomo, mentre suoni, ti si avvicina, fa per darti i soldi e coi soldi, con 2 monete, ti lascia anche un biglietto e se ne va. Grazie mille. Gli dico mentre va via. Lui fa un gesto noncurante e se ne va. Cioè se ne va, rimane lì a bere, però se ne va. Finisco la canzone, poi raccolgo quello che ho ricevuto e vado. E tra l'altro ti sei fatto 10 monete d'argento. Ah, Tra caspita. tutto. Tutti in ramini, però l'equivalente 10 monete d'argento. 100 bronzo. Se voglio scrivere 100 bronzi, Tutti i ramini. io scriverei 1 oro. Ah no, 110, scusa. Ah no, 100, 10 No, ore. 100, 10 100. Poi rame, non proprio. Ah, Vabbè. vabbè. Quello. Quello è. Quello. I soldi sono comunque soldi. E niente, appunto, ricevi questo denaro con questo biglietto. E Prima di andare al tavolo me lo leggo io, un secondino. Non so quanto è lungo, non credo saranno grandi No, informazioni, quindi. in realtà è molto telegrafico e sai come leggerlo essenzialmente. E c'è scritto in soldoni che Aranel non è in città e c'è un bravo alchimista vicino alla cittadella, alle porte dove c'è il governo essenzialmente. Invece, per quanto riguarda la Tiefling Piggy, c'è scritto: Piggy ama i liquori dolci la sera dopo il lavoro al canto dell'elfo. Perfetto. Io me lo leggo mentre conto le monetine. Siccome sono tante, ne approfitto così non mi faccio vedere anche da loro. Lo leggo, non c'è niente di troppo strano, quindi arrivo da loro e gli dico cosa ho letto. Quindi Arnel non c'è, però c'è un altrettanto bravo alchimista vicino alla cittadella. Dobbiamo andarlo a cercare lì. Mentre Piggy tende a venire proprio qua la sera, dopo quando stacca. Quindi stasera potremo rincontrarla. Ora è presto, quindi se vogliamo cercare l'alchimista. Possiamo andare a cercare l'alchimista e poi tornare qui per cena. Come vorreste approcciare la guardia? Beh, Ti offro da bere. esatto. Ah sì, bella idea. In Abbiamo modo molto amichevole. Certo. un compagno che di mestiere fa il piazzone anche con le vecchie. Per il conio si fa questo e altro, purtroppo. Non voglio sapere fin dove ti sei spinto per il conio, come dici tu. Quindi, Io non voglio sapere. quindi vi muovete verso la cittadella? Finisco la birra, lascio i soldi lì sul bancone. Se mentre andiamo ribecco Eikon, mi ci fermo un secondo a parlare. Non è qui Eikon. Ok. Non è qui. Quindi vi dirigete verso la cittadella e Baldur's Gate non c'è bisogno che ve la descriva ulteriormente. È una città molto movimentata, molto eterogenea, ci sono razze di ogni tipo,
ma fa parte del fascino di Baldur's Gate. Quando arrivate alla cittadella, vi guardate intorno alla cittadella, vi guardate intorno per capire dove possa essere il negozio che state cercando, ed effettivamente ne vedete uno con una piccola insegna di legno con una pozione e sotto alchimia che fantasia. Wow, veramente che fantasia. Nomen omen. Ma lì è il master che non ha fantasia, però non diciamolo nel podcast. Tagliamo. Lo lascerò. Io guardo l'insegna, Cosa, Conosci? non lo so. cosa non ti quadra? Un'insegna del genere potrebbe piacere solo a te. È carina, infatti. Ciarlatano, è dici? simpatica. Ecco appunto. Andiamo, è dentro. È simpatica. Ti ha dato della ciarlatana. Io non sono una ciarlatana. Beh, La stai può da ignorando, ridire. sto Allora, entrando. posso dire una cosa, Silenzio, Tavi? assenzio. Se io sono una ciarlatana, lo sei anche tu, perché tu sei il mio maestro e io da chi ho imparato? Da te. Quindi tu sei un ciarlatano? Stai No, parlando al quindi. vuoto, io sto già entrando. Sì, è entrato. Ma io parlo, cioè, Mentre entra. mentre entro, io voglio dire quello che penso. Io non sono un ciarlatano. E quindi neanche io. Tanto tu mi hai insegnato quello che sapevi. Ma tu l'hai imparato? Certo. Sicura? Io li prendo, Sicura che viene da dietro, tuona comunque. mentre loro litigano su nulla fondamentalmente, prendo Fanny, la alzo in maniera tale che Tanwin possa continuare a camminare libero dei suoi assilli, la tengo in aria per un pochino, in maniera tale che lui si possa avvicinare, gli metto anche una mano davanti alla bocca per zittirla. Tu Fanny. Fanny. Fanny, stringo. Brava Fanny. Fai brava? Ti metto giù. La metto giù. Ah, non respiravo più. Sì, sto zitta. Quando entrate, la porta fa scattare la campanella classica che fa accendere l'attenzione della persona che c'è al bancone. Anche lui è un gnomo. E il bancone però è molto alto, quindi è su uno sgabello che lo tiene ad altezza, altezza bancone. Perfetto, nuovi clienti. Buongiorno e benvenuti ad Alchimia che Fantasia. Cosa vi posso servire? Siamo qui più che per i suoi intrugli, perché ho una piccola richiesta da farle. Richiesta speciale? Prezzo speciale. Su quello ne, Sfiliscia la barba nel di frattempo. quello ne parleremo in base a quanto mi saprà dire. Dovrei analizzare della sabbia, Che ci dovrei fare con questa sabbia? prendere tutto quello che si può prendere. Vorrei sapere se è di fiume, di mare, una sabbia particolare, deserto. Qualsiasi informazione sarebbe fattibile? Beh, ci posso provare, sì, certo. Mi servirà qualche ora se la volete immediatamente. Sì. Prima è meglio è. È urgente. Se possibile, ovviamente. Va bene, avete la sabbia con voi? La estraggo dalla mia tunica e la appoggio sul bancone. Lo gnomo apre Sacchetto. il sacchetto, guarda dentro, mette un dito nella sabbia, la smista. Sabbia però, cioè vi aspettate che vi possa dire vita, morte, miracoli? Cioè, non so da che montagna sia erosa questa sabbia. Sapete? Sì, cioè, però se magari riesce a trovare qualcosa, se magari ci trova qualcosa di strano che all'apparenza non c'è, io adesso non lo so, il suo lavoro non lo conosco benissimo, però se è possibile trovare qualsiasi cosa che sia anormale per una sabbia nell'apparenza normale, all'apparenza normale. Vi guarderò. Tornate fra, che ne so, 3 ore, 2 ore, ci provo. Le posso già dire che non ci sono tracce di magia, l'ho già controllata da quel punto di vista. Meglio un passaggio in meno, che tanto li farò.
si porta via il sacchettino e lo poggia dietro al bancone. Grazie, ci vediamo tra un paio d'ore allora. Va bene, tornate presto da Alchimia che fantasia. Arrivederci. Certo. Beh, quantomeno è stato onesto. Prima di uscire, Non lui. io gli chiedo se conosce qualcosa per non paralizzare, però per bloccare le persone, per fare addormentare. Ci sono dei filtri che possono essere utilizzati a questo scopo, pozioni di sonno, pozioni di paralizzare, però sono costosi. Lasciano tracce magiche per caso? Sui corpi di solito sì, ma non come una magia. Ah, ok. Grazie. Prego. Uscite rifacendo scattare la campanellina. Siete sulla strada. Ok. Cos'è che non ti quadrava Tanwin? Ti ho visto un po' simpatico. Cosa c'è di male? Come fanno? Che se te è un gnomo strano, Io sono un gnomo strano. Sì. Io... tutti gli gnomi che ho conosciuto sono tutti simpatici. Poi magari sono io che li ho conosciuti tutti simpatici. O semplicemente a te sta simpatico anche quel sasso e ne indico uno per terra. Per non parlare poi dei cuccioli di animali. Sono carini! Piccini, belli. E comunque quel sasso no. No? Non mi suscita niente. No? Neanche se gli disegno una faccia. Andiamo lì sì. Già. Come mi ha fatto quella volta di accettare un'allieva del genere. Però ho imparato molto. Almeno quello. E causa del suo male? Ti impicchi. No. Perché in certi casi... Però sono convinta che se tu mi hai scelto, perché sei sempre stato un po' restio, tu non lo sai, però girava voce che eri un po' restio a prendere allievi, così, quindi se mi hai scelto evidentemente ci hai trovato qualcosa in me di buono. Ah, le voci dicevano che ero restio a prendere allievi? Sì. La carogna ti chiamavano. Quello ci posso credere, l'ultimo l'ho fatto uscire dal laboratorio Calci. Però, ok. Non sono cose che Ed si era un dicono. umano. Però Da non sono mano cose, magica a ovviamente. calcio magico un attimo. non sono cose che si dicono ovviamente al proprio maestro. Gliel'hai appena detto. Ma adesso sì, ma te Perché vuoi devi metterglielo capire che in questa accademia? giovinotta crede di essere arrivata, di aver appreso tutta la magia. Quindi non mi reputa più il suo maestro. Beh, no. No, è perché mi piace un po' farti penare così, mi diverto, però lo so che sei ancora il mio maestro e che c'hai tanto da insegnarmi. Sì, talmente tanto che per 2 anni non ti ha parlato. Devo capire intanto perché. Poi avrà avuto i suoi motivi, doveva stare un po' da solo perché doveva pensare, non lo so, sta di fatto che non ci siamo sentiti. Però rimarrà sempre il mio maestro. Sei contento? Sì, molto. Sì, sono contentissimo. Rispondo io per lui. Sì, sono contentissimo. Dopo questo tuffo simpatico nel passato possiamo tornare alle cose importanti. Sì. Grazie. E che Quindi le cose adesso importanti dove dove andiamo? andiamo? Problema sì. Allora, un attimo, che ore si sono fatte nella giornata che ho perso un attimo il conto delle ore? Cioè siamo ancora nella mattinata? Sì, sono le 9. Ah, ok. Dall'alba, quindi non so passare troppo tempo. Sono un alcolizzato. Ho fatto una birra prima. Va bene. Ma una birra la mattina passa tutto. È come i vecchi al bar, fanno un bianchello la mattina alle 7, alla goccia e via. Passa la paura. Non so. Allora, abbiamo detto, qui dobbiamo aspettare 2 ore. Sì, La dobbiamo Tiefling andare. Piggy la riusciamo se viene stasera, speriamo che non sia di turno proprio stasera, Se stamattina lavorava, difficilmente lavorerà tutta la giornata. va a capire, lì li fanno lavorare i cadetti come Io Questo è vero. potremmo degli andare a dare un aggiornamento al comandante Meomen in merito al fatto che mio fratello non si è presentato al lavoro, quindi sicuramente è stato rapito la mattina. Quello è Così possiamo importante. chiedergli se tante volte i vicini hanno visto qualcosa. Esatto, tra il momento in cui io sono uscito di casa, in cui l'ho salutato, e
il rapimento. Allora andiamo, tanto il tempo ce l'abbiamo. Abbiamo cose in sospeso che sono più avanti, tanto vale sfruttare il tempo così. Anche perché si è partito dalla mattina, l'idea di Fanny dall'inizio che fosse un depistaggio, la parte ammaliamento, rottura di vetro, potrebbe essere ancora più vera. Dici che c'è tornato in casa mia Perché? nel pomeriggio e ha messo dei depistaggi in questo Perché modo. non torna, cioè ci sono Tuo troppe fratello è cose. uscito Perché e non da una è parte rientrato. Dall'altra parte ha dovuto rompere i segni di magia da ammaliamento proprio cioè proprio troppi indizi, tutti sconfusionati. La strada da casa mia all'erborista, quanto è lunga? 500 metri, 600 metri. È tardi, è paradossale. Potremmo vedere se ci sono state ha lasciato delle tracce in questi 500 metri. È assurdo perché andare dopo 2 giorni in una strada trafficata a vedere se sono state lasciate delle tracce di una colluttazione, non so che cosa. Trascinamento anche lì magari, non lo so. Ma se lui fosse entrato dalla finestra di tuo fratello? L'ammaliato. No, non era in stanza, perché sia lui che il fratello erano di sotto che si stavano preparando per andare al lavoro. Lui è entrato dalla finestra di tuo fratello, si è andato a nascondere nella tua stanza. Per qualche motivo tuo fratello è ritornato di sopra. Quando Teresa è uscito, ha sentito un rumore, La qualunque. un qualsiasi motivo, è venuto su, il killer è uscito dalla tua stanza, gli ha lanciato un incantesimo di ammaliamento e poi se l'è trascinato via ed è uscito dalla tua camera. Avrebbe senso. Il rumore potrebbe a questo punto averlo provocato per rompere la finestra. Addirittura lui stesso. E ovviamente poi ha lasciato la lettera nella stanza di Wilhelm. Può essere che l'abbia tratto al piano superiore in questo modo. Anche perché non ha mai lasciato queste tracce così palesi. A questo punto in realtà non era una traccia la rottura del vetro, era una fonte di rumore. Anche perché la tua camera è già un caos totale, non c'è nulla che possa far rumore se non quello il tuo orribile scudo. Attento a quello che Diavolo. dici, Kefka. Devo tenere le corna. Certo, sono il mio orgoglio. Ecco, allora stai zitto. Su via, amici, su via, non ci facciamo questa lotta tra di noi che non serve a nulla. Ci aiutiamo tutti. E siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene in fondo. Se no non saremo qui. Ammettetelo. Io vi ho chiamato perché sapevo chi più, non mi direi chi meno, chi più di altri aveva un motivo per volere morto il marionettista. Quello è vero. Il nemico del mio nemico è mio amico. Ma non per amicizia. Come siamo diventati sentimentali, Kefka? Sentimentale è un parolone, si chiama amicizia di convenienza. Io non ci credo. Stavamo tanto bene insieme. Sì, È comunque sentimentale per i tuoi tanto è standard. vero che non ci siamo parlati per 2 anni, non ci siamo cercati. Ma sappiamo tutti il motivo. Lo vogliamo rivangare? Gli vogliamo bene tutti a Kane. Sì, gli volevamo molto bene a Kane. E io ammetto di sentirmi in colpa. Ne hai Ma tutti il come diritto. tutti voi, mi immagino. Certo. Io so quello che ho fatto, avrei potuto gestire diversamente, ma l'ansia di quel momento ha fatto in modo che la traiettoria della mia palla di fuoco è andata in un punto non proprio preciso. Tu, Tanguin, non mi ricordo, mi sa che me l'avevi detto la sera che ti struggeva qualcosa, forse c'entravano le cure? Perché ho preso questa alieno? Perché sono intelligente. Ovviamente la magia, quando sei in preda delle emozioni, ne risente. Sì. Io non ho mai avuto magia di cura, e lo sai benissimo. Lo so. In quel momento sicuramente sarebbero state utili, e rimpiango di non averle avute.
ognuno a modo suo, è brutto da dire, però ha contribuito alla morte di Kane, che ovvio non siamo stati noi direttamente, è stato il marionettista. Però forse se ci fossimo, se fossimo rimasti vicini e avremmo parlato, non saremmo arrivati a 2 anni senza parlarci e odiarci inutilmente. Stare insieme ci avrebbe potuto aiutare a superare meglio la morte. Io sono di quest'idea. O a finire sottoterra, Perché? perché ci saremmo scannati. Magari il primo giorno, poi dopo uno ha bisogno di parlare. Non ti puoi tenere tutto dentro, non fa bene. Bisogna esternare, bisogna parlare. La smettiamo? Perché? Rivangare il passato non fa bene a nessuno, soprattutto per una maga che non sa lanciare incantesimi, uno che non sa curare e uno che impazzisce appena vede un topo e lo deve inseguire. Quindi basta e andiamo avanti. D'accordo. Se posso chiudere il discorso in maniera definitiva. Ora che capisco, forse capisco le tue emozioni, devo chiedere scusa. Perché in quel momento, quando ho visto quelle creature della notte che mi hanno tolto tutto, che mi hanno distrutto la famiglia, che hanno gettato nel baratro la mia casata, la mia furia cieca si è concentrata sull'uccidere loro e non sul proteggere tuo fratello. Quindi sì, la colpa è mia e me ne assumo la responsabilità. Poi se altri hanno colpe in altro modo si giudicheranno da per loro, però sì, Kefka, ti devo chiedere scusa. E se non l'ho fatto per tutti questi anni è perché la vergogna era tanta, troppo difficile da mettere da parte. Kefka è ancora scosso e preso dalla rabbia. Non si capisce se si sta calmando o se realizzando o meno. Sta zitto un secondo, risponde: il fatto che tu ti scusi non riporterà in vita mio fratello. No, però non so se riuscirò mai a perdonare nessuno di voi, francamente, ma per evitare che succeda di nuovo una cosa simile lo dobbiamo fermare. Quindi ti ringrazio per le scuse. Oggettivamente ora come ora non so se accettarle, non so che farmene. Devo pensarci. Per ora occupiamoci di quello che abbiamo davanti e le relazioni personali sono una cosa secondaria. D'accordo. Wow! Io ragazzi vorrei ricordarvi che noi non siamo attori, quindi quello che avete sentito è veramente e puramente tutto improvvisato, ma hanno creato dei personaggi con un carattere forte, con dei personaggi che loro conoscono visceralmente e quindi hanno potuto dar vita a questo momento veramente intenso. Per me è uno dei momenti più alti di queste puntate. Sono felice, sono veramente tanto felice e fiero che siamo riusciti a condividerlo con voi e spero che anche a voi è arrivata la nostra passione e il fervore di questo momento. Io sono qui nuovamente per ringraziarvi per averci ascoltato, per darvi appuntamento alla prossima settimana, perché ovviamente questa indagine continuerà, e per ringraziare Pocket Bard come al solito, che ci permette di utilizzare le musiche sia nel podcast che all'interno delle nostre giocate. E non mi resta che darvi appuntamento a un nuovo episodio alla prossima settimana. Ciao!